Salve onorevoli, eccoci qui un nuovissimo episodio su The Dwarves. Io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con noi che scappavamo dalla città di Mifurdania e ora ci torniamo, anche perché più che altro io sono scappato da questa zona perché pensavo che c'era l'orda degli orchi. Quindi ho paura che avanzando verso di qui praticamente ci incastravamo in mezzo a due orde, però di fatto l'orda è sparita, quindi se torno indietro vorrei vedere cosa succede. Depressed, you turn your backs on the ruined city and assure each other that there was nothing you could have done. Ok, proseguiamo di qui. Ellie, o come porco Giuda si chiama. The all too familiar stench of tallow and grease reaches your nose. You know what. Ok, però voglio comunque affrontarla perché voglio evitare che faccia danni per le terre. E quindi l'affrontiamo di petto. Chi ti porto? Tu che cosa fai? Non appena i nemici lo ignorano si rialza in piedi. Con una lama nascosta. Non fa saltare la sua copertura quando è travestito. Lancia fiamme. Lancia un getto di fuoco da un dispositivo del polso. Imitazione. Si traversa da un nemico e viene ignorato finché non ne ha attaccato un altro. Scatto nell'ombra. È così veloce che riesce a schivare ogni secondo colpo. Vabbè, scatto nell'ombra ti fa teletrasportare da una zona all'altra praticamente. Brutalità. Con una serie di attacchi fulminei finché non muore o infligge almeno 10 colpi. Porco Giuda! Invece sei un arciere. Invece uno per ogni uccisione. Dardo avvelenato, vabbè. Acuto. Un dispositivo emette un suono acuto con una frequenza udibile solo dai cani e mezzorchi. Perché dai cani? Non ho capito. I mezzorchi nelle vicinanze si spaventano. Forse perché combatteremo anche i cani, non ne ho idea. Che esplode all'impatto, può dar fuoco al bersaglio. In ginocchio. Ah! Un tempo ero un avventuriero, poi poi mi sono buscato una freccia nel ginocchio. Direi che questa volta facciamo qualcosa di un po' più particolare, mettendoci loro tre per vedere giusto com'è, consci del fatto che naturalmente sarà una cazzata dove subiremo danni assurdi. Ok, attaccate, però specializzatevi un minimo. Ah, ma muoiono subito, fanno proprio schifo allora. Attaccalo. Ok. Occupati di lui. Ma devi mettere proprio corpo a corpo per attaccarlo. Sì, ma che cazzo di arciere di merda sì, mi perdoni. Yeah. Already done it. Abbiamo una serie di colpi fulmini. Non ne servivano così tanti, magari. Possiamo dire che di fatto non è stata una brillante idea mettere solo loro, perché di fondo non siamo riusciti ancora. Fuoco. Ok, ma in realtà sta funzionando, ti dirò. Ok, colpite loro. Perché te lo porti via, porco Giuda? Che già abbiamo il maghetto che è debole. Ok. Quindi lui praticamente è il tecnico del gruppo. Effettivamente lui ci può servire come ladro. Lui un po' meno, magari ci potrebbe servire giusto in qualche evenienza dove ci serve di fatto. Come si dice? Travestirci. Ecco, bella novità. Freccia avvelenata. L'hai già inviata la freccia. Wow. Non immaginavo che fosse così debole. Niente, non fanno un cazzo di danno. Welcome to the future.
Bello che ha detto benvenuti nel futuro. Beh, sì, però è molto triste, onestamente. Cioè, non fanno un cazzo di danni. Appunto, sono tutte classi di supporto. Un mago, però, non ci avrebbe fatto schifo, onestamente. Per il fatto che già stiamo perdendo un botto di vita, così come la nostra cara amica. Beh, del resto c'è da dire. Ok. Il fendente è forte di Rodario, c'è da dire. Ok. Perfetto. Colpiamoli piano piano perché vorrei evitare di trovarmi da un momento all'altro in mezzo a una mischia. Ok. What? At once. Already done it. Ok. Proviamo il teletrasporto a questo punto. Oh, è come quello degli orchi. Cioè degli orchi, dei cosi, come si chiamano? Non mi viene il nome. Degli albi, ecco, non mi veniva il nome. Ok. No, no. No, vai lasciata. Ok. Ma che cazzo stai facendo? Cosa cazzo stava facendo? Che fai? Che esultanza di merda è? Ne ho uccisi 27, dai. Mettiamoci qui. Ok. Questi cosi attaccano però poi scappano. Non capisco che roba siano. Che mira di merda. Yeah? Ok, per ora diventa drastica la situazione. Perché abbiamo gli arcieri. Quindi voi ve la vedete un attimo per i cazzi vostri. Ok. Vai lui. Ah, ma sono così deboli seriamente che li butto giù alla prima spinta. Butta giù lui. Perfetto. Magari dovrei dare anche un'occhiata a loro visto che ci siamo. Ok. Amico mio. Aia. Non è che in realtà posso fare molto. Ok. Che cazzo stai facendo tu? Ti lascio 3 secondi e ti trovo immerso in mezzo a tutta questa roba. Ok. Ok. Ma fanno gli stessi versi delle aquile. Ok. Uccidi lui. Uccidi lui. Sono tipo come i zombie. Appena cadono per terra li dovete ammazzare. Non perché sia necessario, Comunque è imbarazzante che voi state ancora ammazzando questi qui, Porco Giuda. Porco Giuda, chi cazzo aveva visti questi? Ah, quindi alla fine li abbiamo uccisi tutti. Bene, bene, va bene. Perfetto, lei era venuta col cazzo di ogre di merda, era sceso dalle montagne. Goimgar carefully pokes one of the dead little creatures with his sword, as if he fears it'll jump up and attack him. Have you never defended your past, Simmerbeard? Those are Bognalem. Small, ugly, stinking, cowardly. Sound like anyone you know? Goimgar looks angrily at Boindil and is going to reply, but Namora speaks first. They are like little orcs. They are even more primitive and make up for their physical weakness through their sheer numbers. They live in caves all around here.
While the others talk about Bognalim, you examine a decorated ox skull that the orcs had with them. It wasn't made by them, and somehow looks valuable. You pocket it. You spend the night protected from the wind in a ruin, and are sitting around a campfire as the topic of your new companion's performance on the stage basta, tanto non c'è il dialogo, non so cosa stai dicendo. Alchemy and makeup can have an incredible effect. Nomura transformed herself into an elf using the latter. Ok, grazie. Furia. Guadagna doppi PA quando uccide i nemici. Forza del leader. Tugli degli eroi vicini infliggono il 25% di danni in più per un breve periodo. Beh, questa è tanta roba in realtà. Abbiamo qui terremoto. I nemici di fronte a Bavragor in linea diretta vengono storditi, oppure Bavragor dà fuoco alla pozione nel suo otre e può incendiare tutti i nemici presenti in un semicerchio di fronte a lui. Questa è tanta roba. Ok, beh, abbiamo del cibo. I also noticed your weapons, Nomura. I've never seen such swords before. Their names are Crescent and Sunbeam. I designed them myself. It took a long time until I found a smith who was able to make them. She looks like a pointy ear too. Nature hasn't been kind to her. For this absent-minded remark, Boindil receives evil looks from Nomura and grins from the men. Perhaps I really am an elf, and will bring you a nightmare in your sleep tonight. Don't be surprised if you wake up screaming. For a moment, it seems as though she has merged with the darkness, but when you blink, everything is back to normal. By the gods, isn't she magnificent in her role? There is no denying what Rodario says. Beh, effettivamente. Hellington. Andiamo a Hellington, perché dice solo prosegui. Continuiamo a proseguire e ritorniamo verso You are walking Polarbook. past an inconspicuous copse as Nomura suddenly stops on the spot. Wait! We are not alone. Someone is watching us. In che senso? A trap? Sì, a quanto pare è una trappola. Altri mezzorchi di merda, cazzo, ma ci stanno proprio le calcagna. Die, scum! What are you doing? Why are you attacking us? We're dwarves too. We're on the same side. Ah, quindi anche lei è una I nana. see honest dwarves here, but they are accompanied by scum. I will free you of it. Che è la really? feccia? And what are you going to do on your own against No, me? non stai zitta, non sappiamo cosa può fare. Come here. What? Ecco. Una nana che usa la magia, fermi tutti. Fermi tutti. Brother, what are you doing? Boindil, what's no. wrong? Come to your senses. It's no use. They belong to me. Now die, scum. Bene. Ma nemmeno vedo degli oggetti. Allora, vediamo di intraprendere la cosa in maniera saggia. Tu trasportati qui. Yes? Tandilta, vabbè, qui. Tu non puoi fare un cazzo, prova a muoverti il più velocemente possibile. Ok. Uno. End it. Ok. Buttala giù subito. Hold them back. Finita? Ma mi scusi, è finita, è morta. Basta. Tutto questo è da capire come cazzo fa una nana ad avere della magia. Più feccia a No chi? sooner does the unknown dwarf fall unconscious to the floor than her control over your comrades disappears. You fetter and gag her until you know more about her sinister powers. That was, I hope I didn't hurt you, Scholar. It was No, non ti as if preoccupare. in a dream, but at the same time, it wasn't. I heard her voice in my head, and although I knew better, I only saw orcs attacking me. You were the enemy. Boindil goes over to the shackled dwarf and kicks her gently with his boot. This is never a child of the smith, even if she looks like one. Those gifts. By fracas, there is something evil at work. You kneel in front of the dwarf and press your axe against her throat. My name is Tungdil. If I remove your gag, will you answer some questions?
The captive nods, and you pull the gag out of her mouth. Geralda is my name. It would seem I underestimated you. Direi di sì. Che tipo di poteri sono? Non ho mai visto un nano fare qualcosa del genere. I've never heard of anything like it. Neither have I. I haven't had them for long. When I try to remember, all I see is black mist, and I taste iron and mud, and there's an elf who... Did the Alpha give you these powers? When I try to remember, it hurts, like needles sticking into my head. I am Geralda Bloodstone. I was... Ok, forse si sta riferendo al fatto di inizio gioco, se vi ricordate, dove appunto si vede l'albo che riporta in vita il nano per aprire la porta. Quindi non mi sorprenderebbe se in un certo senso abbia cominciato tipo a fare degli esperimenti sui nani e quindi lei ora abbia i poteri, che in realtà è tanta roba per un nano, cioè un nano con i poteri magici e le abilità che ha diventa un essere immortale. È assurdo. Quindi che cosa intendi con feccia? You said something about scum when you attacked us. Has Namora done anything to harm you? Ah, quindi è Namora. But her kind. Eh sì, perché pensano che è un albo, giustamente. She is a human. She only acts at being an elf in theatre. In the theatre? For the first time, Geralda looks at Namora without a hateful expression. She must die. Ma non ho capito. Senza odio, comunque lei deve morire. Ah, beh, l'ho detto con gentilezza. A qualche regno appartiene. Cosa ci fai nel Weyrun? Where have you come from and what brings you to Weyn? I was on my way Detto to the malissimo, free folk. però. They are said to live in the middle of Girdlegard, without kingdoms or their laws. Che sono i The popoli free folk? You liberi? mean dwarves? Yes, dwarves who have left their kingdoms, voluntarily or otherwise. Ma come cazzo fai a saperlo tu? Mi perdoni, kingdom. scusa. You instinctively think of your own plight. You are not a secondling, and won't be welcome among the fourthlings since you placed obstacles in their king's path. Don't believe this nonsense, scholar. The free folk are just a fairy tale that people tell themselves when they don't want to stick to the traditions. Just look what good it's done Geralda. Geralda prepares to reply, but then she holds back. Enough talk. She is dangerous, probably crazy. She attacked us, we should put an end to her. It's what you call amnesia, memory loss, a tool often used in stage productions. We don't know what happened to her, and maybe she doesn't either. We can't just kill her. No, la portiamo con noi, potrebbe essere interessante studiarla e capire dove ci potrebbe essere utile. Poi male che vada, ve lo dico sinceramente, sarebbe ottima carne da macello. She's too dangerous just to let go, so we'll take her with us. Remove the fetters. You nip any objection in the bud and turn to Geralda. Listen, don't know what has happened to you, but we are dwarves and we shouldn't fight against one another. We could do with your help. The female dwarf seems just as surprised by your decision as your companions. Thank you. I would be happy to accompany you. I am Geralda Bloodstone, of the Fourthling Kingdom. I'm sorry that I attacked you. It was a misunderstanding. You realize that your decision doesn't please everyone. Boindil and Namora seem particularly upset, but they hold back, and you continue on your way, a slightly gloomy mood hanging over the group. Effettivamente ora cominciano ad esserci i primi problemi nell'accumulare come si chiama? Nell'accumulare più persone. Sforbiciata. No, aspetta. Boindil decapita i nemici con un meno del 50% di salute, infliggendo molti danni a quelli con più del 50%. Boindil ruota velocemente su se stesso mentre si sposta, infliggendo danni a ogni nemico che incontra. Preferirei questo, alla fine lui, ok, è un berserker, ma se si butta comunque addosso ai nemici, niente di speciale. Questo è l'anello, l'anello del potere. No dai, basta. Tra l'altro chi di voi sta guardando la serie Gli Anelli del Potere? 26, cazzo riesco a vedere, mi sono sovrapposti i numeri.
Ad ogni caso, alla fine lui è un berserker. Ok, se fa il vortice fa tanti danni, ma avanza anche in avanti. Quindi, poi si trova oltre le linee nemiche e viene mangiato. Pertanto ci conviene di più la decapitazione, comunque è utile, un danno Your a dare. path leads you to a small fishing village on the banks of Lake Ontario. The villagers are busy and don't pay you much attention, apart from a fisherman on a boat who nods at you before returning to his nets. You can just about make out a jetty on the other side of the lake. Parla con il Excuse pescatore. me, my name is Tungdill. Can you ferry us across to the other side? The fisherman looks across the lake to the jetty on the other side before turning back to you. Oh, you're polite. I like that. Samuel is my name. I'll ferry you across for 10 provisions or 20 gold, whichever you prefer. No, per ora Not at the no. moment. Oh, well, no skin off my nose. Perché più che altro voglio fare il giro così. E sperare di trovare un mercante di merda per farmi aumentare le provviste. The group isn't overly friendly towards Geralda, and this evening she's sitting once again apart from the others. You ask yourself what you can do to break the ice when you see that she has a file in her hand. The file is wrapped around with silver wire and has a snap lock. The liquid in it Non is l'avete black. perquisita prima? Geralda opens the lid and takes a big swig. As she puts down the bottle, a smile flits across her face, followed by a short expression of deep satisfaction. It is the first time that you have seen a positive emotion Cos'è? on the face of the somber dwarf. Droga? Che cos'è? Contiene la fiala? Una specie di medicina? Is that medicine? No, it's. I don't know either. If I don't drink it, I have a longing for Ah, sì, it. è una droga. It gets stronger and stronger until I can't stand it anymore. When I drink it, the longing disappears and I feel rested and strong. È una And droga. when the file's empty? I don't know. I don't know where I got the drink from, let alone what it is. But if I don't drink it, frackers, give me strength. I think I would go crazy or die. E in che senso Geralda non so plays dove la with the prendi? file, lost in her thoughts, as if she were trying to remember where she saw it for the first time. Ma che cazzo significa non so dove la prendi, mi scusi? Nel senso che The non sai size dove of l'hai the fields and the trovata? O... farmsteads grow as you get closer to Varenciensis, the old border city in the north. The old city wall is much too small for the size of today's settlement. Everywhere little cottages, and even the odd magnificent estate, extend beyond the wall. Che significa la strana proprietà? Varenciensis. Ah. This city is home to the Grand Archive. There are countless works from all over Girdlegard here. I wonder whether we'll be allowed to go in. Vai al grande archivio. You try to gain access to the city, but the guards on the wall are unyielding. The orc armies in the south and the movement of the Perish land Ma has li abbiamo prompted the uccisi. city council to lock Varenciensis up. You try not to show your disappointment, but Boindil looks at you curiously. Is a house full of dusty books really that important, scholar? That's In no realtà place for anche i a nani dwarf. hanno una vasta There are also cultura. books by dwarves and about dwarves in that archive. They've practically got everything that has ever been written. They've even got notes on the races of Girdlegard, singularities and oddities by M.A. Het. A book about dwarves? That really can't be No, any good at all. andiamo. You leave the impressive city of Varenciensis behind you and continue on your way. Ok, abbiamo fatto una bella cazzata perché abbiamo allungato di tanto il viaggio, non abbiamo più provviste, non arriveremo mai al prossimo As on the insediamento. previous evening, Bavragor sits apart from the others. But Ma tonight, tutti seduti in he waves disparte, you che over. palle. Esmeralda, my sister. You want to know what happened, right? You nod and sit down. She followed Boindle into battle. We tried to talk her out of it, but she was as unyielding as a mountain. Then came the day when the High Pass was attacked. Bavragor drinks from his liquor. He killed her. Blinded by the frenzy of battle, he thought she was one of the enemy. I can never forgive him. He killed my sister.
could you? You inevitably remember the Beh, loss of effettivamente Lot quando Yonan, entra in Frala, and her furia children. You remain sitting in silence, each of you deep in thought. Boendal approaches, having either heard you or guessing what you are talking about. His fierce life forge is a curse. He thought the orcs had robbed him of his love, and the ire came over him. Sometimes he calls her name in his dreams. Oh, he'd never admit it, but he suffers just like Bavragor. He too loved her. The stonemason doesn't react, so you and Boendal go back to the others by the fire. Beh, effettivamente comunque è vero. Quando si fa prendere dall'ira e siamo vicini può anche colpire noi. Però non saprei quanto è giusto o sbagliato, certamente dovrebbero The mettersi l'anima familiar in jetty pace. is empty, but you can see Samuel on his boat, halfway between here and Polbrook, and you call him over. Ma perché? So, we meet again. You want to get across No. to the other side, I presume? Cazzo no, I'll voglio un ferry you across mercante, for voglio un mercante. Not at the moment. Oh, well. A two-story tavern sits on the corner of a crossroads. The snow around the building has been cleared away, and a warm light is coming from inside. The sign above the door reads Minstrel Castle. Minstrel Castle? That sounds No, promising. ha fatto per un cazzo. The Esamina i old building has dintorni. nothing in common with a castle. It seems rather nondescript. A simple tavern for simple people. Vabbè, entra nella locanda. Finally! Time for ale! My throat is completely parched. As much as I hate agreeing with you, I too can hardly wait. You enter the tavern with Bavragor and Boindil in front. On first impression, the interior is as Perché è inconspicuous fissato as col the fatto che è outside. anonimo? But Non ho when you take a capito. closer look, you spot a couple of paintings of minstrels in front of a castle, a small stage that, judging by the dust, is only very rarely used, and a lute hanging on the wall behind the bar. There are not very many guests on the ground floor, perhaps a dozen, and most of them belong to a group of mercenaries who have retreated into the far corner. You sit at a table, and after a while you are brought the ale that Boindil has ordered. Vai al bar e parla col locandiere. You go to the bar where the landlady is working and sit on a stool. The landlady, a stout, middle-aged woman with long hair tied in a ponytail, looks up briefly but says nothing. Castello del Menestrello è un bel nome. Say, why is the tavern called Minstrel Castle? It doesn't look much like a castle. Ma non è quello che ho You detto. don't know the legend, dwarf. One of the guests next to you at the bar takes up your question. There was a castle here once. No one knows its name anymore, so everyone just calls it Minstrel Castle. Once upon a time, a king lived in that castle. He had many subjects and an enchanting queen. But one day a young minstrel came along and sang of wonderful far-off lands, and the subjects began to complain about their own lives. So the king sent for the singer to hear for himself. He came and sang a wonderful love song, and the king began to be scared. He thought that the minstrel wanted to steal away his queen. Without flinching, he drew his sword and struck the boy down. His father heard of this. He was himself a singer, and so he went to the king and played a terrible song, a curse. The king was to vanish in silence, and no one was to remember his name. And that's what happened. No one remembers the name of the king or his castle. Make of it what you will. The story's certainly well known enough in the area to give Arin its name. Carina comunque come storia. Comunque cos'è da offrirmi? Dai 121, sì. Anche la pozione, sì. 8,50. Ah, non lo so. Per il momento certo ti vendo tutte e quattro le statue. Con alcuni simboli satanici, e là, direttamente. Mi dai il talismano. E diciamo, conferma e continua. No, aspetta. 2 anelli te li vendo comunque. Così ora siamo belli carichi e pronti. Quando subisci danni hai il 50% di probabilità di ridurli dell'80. Ah, per ora questo no. You know.
lascia. E... Ah, ok, in realtà lì sta la salita, però io direi che facciamo a questo punto questo percorso. Sì. Se almeno vediamo qui cosa c'è. A Seaton. Ma, signori, non prima di avermi lamentato che il tempo è tirato. Ci becchiamo nel prossimo episodio.